L'avventura di oggi prevede un piccolo salto nel passato, esattamente negli anni 30, quando nel panorama della fisica italiana spicca la figura rivoluzionaria di Enrico Fermi. Molto importante sarà la sua collaborazione con un gruppo di fisici italiani, i ragazzi di Via Panisperna, con i quali studierà le caratteristiche dei neutroni lenti. Dovremmo essere arrivati all'istituto di Via Panisperna. Cerchiamo. Emilio, il foglio. Signori, ma ci siamo? Ecco, come sono i ripetere valori? l'esperimento. Mi pare riuscito. Secondo me è andata male un po'. Come la radioattività? È molto alta, molto più delle altre volte. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta solo ora. Questa è una bella domanda. E Accade- perché stavate correndo? Questa è una domanda ancora più interessante. Allora, mi presento, sono Enrico Fermi e stiamo correndo proprio perché noi questo esperimento non l'abbiamo fatto qui. Questo esperimento noi l'abbiamo fatto dall'altro lato dell'edificio. Tu mi chiederai come mai siamo andati dall'altra parte dell'edificio per vedere se è riuscito questo esperimento. Perché le radiazioni emesse durante l'esperimento avrebbero rovinato i risultati, non sarebbero stati precisi. Per questo siamo dovuti andare molto più lontano di dove abbiamo fatto l'esperimento per vedere se effettivamente è riuscita. E ragazzi, a proposito, ciò che mi È dicevi, riuscita, sì. non è uscito le altre volte per il semplice motivo che questa mattina ho provato a fare una piccola variazione al nostro esperimento. Invece di utilizzare del piombo, ho deciso di utilizzare un blocco di paraffina. È proprio perché la paraffina è ricca di idrogeno e grazie all'idrogeno, che ha la stessa massa dei neutroni, quando si urtano perdono metà della loro energia e ad ogni urto scende sempre di più la loro velocità e la loro energia. Scendendo sempre di più però si andrebbero a fermare. Invece c'è un limite minimo. In questo limite minimo, appunto, attraversano la paraffina tutti i neutroni ad una velocità bassissima. Neutroni lenti. Esatto, sono proprio neutroni lenti. Questa lentezza permette ai nuclei più pesanti, invece, di assorbirli in modo molto più efficace. Ogni nucleo pesante riesce a dividersi, riesce a restituire questo neutrone. È, diciamo, una pistola a neutroni. Riesce a fare degli urti elastici, mantenendo la stessa velocità. È per questo che la radioattività era così alta. Nel 1938 vennero emanate le leggi razziali in Italia, lo stesso anno in cui ad Enrico venne assegnato il premio Nobel per aver scoperto la radioattività provocata artificialmente dai neutroni. Io ero ebrea e mio marito decise che subito dopo il ritiro del premio a Stoccolma saremmo partiti per un viaggio senza ritorno per gli Stati Uniti d'America. Egli era ormai uno dei più grandi fisici al mondo, iniziò ad insegnare a Chicago, ma subito dopo venne coinvolto per il progetto Manhattan, che prevedeva la costruzione della prima bomba atomica. Ettore, gli studi che abbiamo fatto sui neutroni lenti sono stati veramente degli studi fruttuosi. Io sono convinto che il nucleare sarà il futuro della scienza. Mi dispiace, ma non sono d'accordo con te. Come il nucleare può generare benessere, certo, grazie all'energia nucleare, può essere un'arma a doppio taglio. Può dare benessere come può distruggere molte vite. Quindi su questo argomento ti trovo in disaccordo? Sì, pienamente. Ok, ho capito. Mio caro Enrico, come procede qui? Il progetto Manhattan va avanti. Da quando siamo arrivati in America stiamo studiando e questi nostri studi stanno dando frutti. Notevole. Io che ti ho seguito fin dall'Università di Sapienza in cui tu mi insegnavi e che ti ho seguito anche qui negli Stati Uniti, però mi rendo conto che questo progetto è andato forse troppo oltre. Non ci si rende conto dei danni che potrebbe arrecare all'umanità e quindi in questo progetto io nuovamente non potrò seguirti. Proprio ora che eravamo così vicini ho scoperto che grazie ai neutroni lenti i nuclei di uranio si dividono in parti uguali e fanno tanta energia sotto forma di fotoni. È questa la vera energia, è questa una fonte continua di energia per l'umanità. Ma un qualsiasi utilizzo della scienza, se fine a se stesso, può solo arrecare danni all'umanità. Quindi mi dispiace, ma io non me la sento di continuare.
La pensi anche tu come Majorana? Sì, io prenderò la mia strada. Addio, vecchio amico. È proprio così. I miei amici avevano più che ragione. Io, che ero stato il loro maestro, mi sono trovato in una posizione molto svantaggiosa. I miei studi mi hanno portato alla realizzazione della bomba atomica.